Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche per le sfide o la sfida del prossimo trimestre. Ragazzi, abbiamo la morte, periodo di cambiamenti, periodo di trasformazione, di tagli, magari con il vecchio modo di pensare piuttosto che con certe abitudini. È una carta che indica una rigenerazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una lettura personalizzata e poi ci sono anche i link ai video corsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo, ok, a vedere le energie disponibili. Partiamo con un asso di spade, un fante di spade, la carta della stella. Abbiamo una regina di denari, un re di spade, un sette di coppe e la torre. Partiamo da questo asso di spade. Può far riferimento a una comunicazione, a una verità che viene a galla o a qualche tipo di taglio che secondo me qualcuno di voi potrebbe o aver già fatto o fare nel prossimo trimestre. Andiamo a vedere questo asso di spade. Mm. Uh, diavolo e sette di spade. Ragazzi, qui notiziona, eh. Andiamo a vedere anche il fante di spade. Ho come la sensazione che potrebbero dirvi qualcosa e voi... è come se fosse una prova che vi manda l'universo per usare il vostro discernimento, per imparare a capire attraverso l'osservazione di che cosa vi potete fidare e di che cosa no. Tenete presente che la stella è anche una carta di intuizione, quindi non è solo l'osservare se la persona è coerente con quello che dice, con quello che fa, ma è anche la percezione di come vi sentite voi stessi nel momento in cui vi viene detta questa verità o nel momento in cui scoprite questa verità. Guardando le carte così, secondo me è una costruzione mentale, un pensiero al quale probabilmente siete attaccati e che è una bugia o che vi hanno raccontato o che vi state raccontando. Può essere che venga a galla la bugia, può essere che in questo periodo ehm, appunto stiate ad osservare e che con questo per il fante di spade sono usciti un 2 di pentacoli la carta della morte, ma questo 2 di pentacoli mi dice che è come se ci fosse un tema che sta continuando a ripetersi e qui abbiamo la morte due volte, come se fosse ora di tagliare con questa situazione o con questa relazione. Andiamo a vedere la stella. Cavaliere di spade, già, e tre di coppe. Allora, se la stella per voi fa riferimento a un obiettivo, a qualche tipo di sogno che si vuole raggiungere,
Con queste carte sento che il consiglio è quello un po' di metterci determinazione, di andare avanti a testa bassa per quello che è il vostro obiettivo. Vi faccio un'ipotesi, c'è una relazione con una persona della quale non vi fidate tanto e le carte qua vi dicono: osservate se questa persona è coerente con quello che dice, con quello che fa, osservate se nella conoscenza che magari avete già da tempo con questa persona ci sono come delle dinamiche simili al passato che è ora di tagliare e poi fissatevi, puntate l'energia sull'obiettivo che volete tenere, cioè senza mettere troppo peso su quello che è stato detto o non è stato detto. Il punto qui è: che cosa voglio io per la mia vita da questa relazione, da questa situazione lavorativa, e fissate l'obiettivo e poi andate dritti verso l'obiettivo. Andiamo a vedere la regina di denari. Sei di bastoni e 9 di pentacoli. Io credo che potrebbe esserci un tema legato anche ai soldi qua. Allora, se fosse una questione lavorativa mi verrebbe da dire puntate sul riciclaggio, sul riciclare un vecchio prodotto, sul riciclare una vecchia idea, piuttosto che un vecchio servizio, piuttosto che mettervi nel mondo del riciclaggio. Vale meno la questione se fosse emotiva, perché secondo me funzionerebbe meno. Però quello che vi devo dire è che è come se ci fosse una sorta di difficoltà nel concretizzare questo tipo di obiettivo. Per quello che qui c'era il Cavaliere di Spade che vi dice: puntate l'obiettivo, andate avanti con determinazione, con convinzione. Certe volte parla anche di velocità, quindi è un po' esortazione a non perdere tempo, quindi a muoversi. E qui con la regina di denari ho come l'idea che quello che manca, quello che abbiate bisogno di avere per, se vogliamo credere all'altra persona o credere che questo cambiamento sia possibile, avete bisogno di fatti concreti qui, ragazzi. Avete bisogno che probabilmente, o potreste anche essere voi, come se doveste rendervi conto che sì, effettivamente le cose sono in questo modo qui. Per qualcuno, ripeto, può essere una carenza da un punto di vista economico, però sapete, ci sono tante cose che si iniziano senza soldi, tante attività lavorative che si iniziano senza soldi, molte volte la vita ricomincia senza soldi. Io sono sempre convinta che l'universo ci dà quello di cui abbiamo bisogno nel momento in cui siamo pronti a riceverlo. Andiamo a vedere il Re di Spade, Asso di Bastoni. E torre, la torre ce l'avete già anche qui. Io, guardate ragazzi, credo che potrebbe esserci difficoltà nel concretizzare questo vostro obiettivo, anche se magari voi ci state mettendo tutto l'impegno di questo mondo, però io ho come l'idea che ad un certo punto deciderete di tagliare qualche ramo secco ed è da lì che poi possono nascere nuovi rami che danno magari nuovi frutti all'albero. E abbiamo un 7 di coppe, quindi c'è come un'apertura di nuove possibilità, di nuove idee, di nuove prospettive di crescita. Andiamo a vedere questo 7 di coppe. Qui ragazzi, guardate, sinceramente può essere un periodo veramente di cambio, mi viene da dire drastico, perché avete 2 volte la morte e 2 volte la torre. Ma se arrivate da una situazione diavolesca, diciamo così, tossica, pesante, asfissiante, falsa e chi più ne ha più ne metta, forse non è poi così male cambiare ambiente di lavoro, potrebbe essere un partner per qualcuno effettivamente, soprattutto se questo partner ha 2
pretendenti, cioè ci siete voi e un'altra persona. Ecco, sento che qui quello che voi volete, che potrebbe essere la coppia, potrebbe essere molto difficile da concretizzare e di conseguenza ad un certo punto molti potrebbero decidere di dare un taglio a questa situazione. Sì, è come un ok, basta, cambio quotidianità, cambio pensieri, cambio obiettivi, cambio ideologie, cerco di avere una visione più aperta. Andiamo a vedere la torre. Carro, movimento, decisioni e temperanza. Sì, è come se a un certo punto ragazzi decideste no, basta, io non ce la faccio più, ho bisogno di guarire, ho bisogno di pensare a me stesso, a me stessa e quindi lascio andare tutta la situazione. Allora, vi dirò, se fosse un qualche cosa, diciamo a livello lavorativo, qui ci potrebbero essere come degli obiettivi che voi avete in testa e che continuano a essere posticipati, è come se faceste fatica ad arrivare a quel ruolo, a quel tipo di stipendio. Può anche essere che vi abbiano trascinato, vi abbiano illuso, vi abbiano detto sì, sì, non ti preoccupare che l'anno prossimo, questo nel 2024, che l'anno prossimo ti diamo l'aumento di stipendio, non ti preoccupare che quella graduatoria lì la vincerai tu nell'anno prossimo, invece magari vi state rendendo conto che no, non è così, o che ci sono poche probabilità, o che non serve molto neanche darsi da fare. Cioè come l'idea che vi sforziate tanto, ma non riuscite ad ottenere quello che volete, o avete le aspettative troppo alte, oppure vi state raccontando o vi hanno raccontato delle bugie sul tipo di risultato che voi vi potete aspettare. Qui ho come l'idea che deciderete di agire per interrompere questi schemi di comportamento schiavizzanti, tossici. Ok, vi ricordo che la torre è la carta numero 16, mentre il diavolo è la carta numero 15. Ok, quindi prima viene la costruzione egoica, poi viene il crollo dell'ego. Quello che io pensavo essere certo, essere un dato di fatto, quello che davo per scontato, decido di lasciarmelo indietro anche. E da lì, ragazzi, sento che effettivamente si possono aprire delle nuove possibilità. C'è anche un carro, la temperanza, quindi io sento che questo taglio può essere quello che ci voleva per darvi del respiro, per darvi come una nuova opportunità di guardare al futuro, chiudere con quello che è la sofferenza di cui ci parla la morte, perché insomma questi passaggi non sono mai completamente indolori. Mm. E, e quindi appunto ho come l'idea che sia proprio quello che ci vuole per passare da una situazione opprimente ad una situazione di guarigione. Guardate, avete due volte la carta della torre e la morte. Per qualcuno si può trattare di un risveglio spirituale. Manca il giudizio, manca l'eremita, mancano altre tappe del risveglio spirituale, però vi dico che potrebbe esserci un fatto, una presa di consapevolezza, visto che avete anche l'asso di spade che parla di mettere ordine nei propri pensieri, ed è come se finalmente capiste che di lì non era. E il prossimo trimestre sarà un lavoro proprio per cercare di capire, ma è davvero così? Davvero non si può? Provo ancora una volta, metto ancora un po' di energia, un po' di tempo, dello sforzo. E poi però è come se vi rendeste conto che no, bisogna cambiare le regole del gioco, punto. Se fosse una questione, una relazione, vi dico, potrebbero esserci due personaggi, cioè oltre a voi e l'altra persona potrebbe esserci una terza persona e qui molti potrebbero decidere di lasciare perdere questa conoscenza perché in tre non piace fondamentalmente. Vi dico che per qualcuno, soprattutto se è un collega di lavoro, potrebbe balenarvi per la testa di cercare un altro lavoro o di farvi spostare magari di ufficio piuttosto che di reparto. Cioè, ho come l'idea che qualcuno cercherà un modo per evitare di vedere questa persona. Se non fosse nessuna delle due, vi dico che potrebbe essere tranquillamente un discorso di cambio interno, di risveglio spirituale. Come vi dicevo, tutta la vita che ho fatto, che ho vissuto fino ad adesso, sì, più o meno ci sono stato o stata dentro, però è come se non riuscissi a concretizzare i miei obiettivi, perché tutto quello che ho costruito è troppo
ha troppe regole, mi soffoca, insomma. E di conseguenza qui si inizia a chiudere con quello che non dà più soddisfazione, che non vi rende pieni, che non è più fertile, mi viene da dire. Devo dire che avendo la temperanza e la carta del carro, c'è come un movimento, uno spostamento verso qualche cosa di più sano, di più in equilibrio. La torre è proprio quello che fa, no? Vi dà l'opportunità di tagliare con le illusioni del passato, con quello che non serve per creare una nuova realtà. Sostanzialmente, ragazzi, la fatica, diciamo, di questo trimestre è un po' il concretizzare quelli che sono i vostri obiettivi, le vostre idee, quello che vi piacerebbe fare. In base alla percentuale di manifestazione, voi capite che cosa vale la pena portare avanti e che cosa invece è il caso di lasciare indietro. Vi dico, è come se voi cercaste di creare un ambiente fertile per costruire qualcosa, vuoi a livello lavorativo, vuoi a livello emotivo, ma la corrente discendente dei chakra fa fatica a radicare e quindi di lì è come se ci fossero dei pesi da dover lasciare indietro, da dover buttare giù. Mm? Ok, andiamo a vedere degli oracoli per terminare la lettura. Comunque, ragazzi, avere la carta della morte è positivo, nel senso che la morte è effettivamente una carta che taglia, ma è anche una carta che dà la possibilità di rinascere. In alcuni mazzi viene chiamata la fenice, proprio perché c'è questo risorgere. Dopo un periodo un po' costretto, si risorge attraverso certi tagli. Sapete com'è? Quando uno dice no, ma non ce la faccio più, devo lavorare perché ho un sacco di bollette da pagare, ho il mutuo, una famiglia da mandare avanti, però questo lavoro mi logora, non ce la faccio più e quindi è come se fosse arrivato il momento di dire ok, se vado avanti così mi ammalo e poi chi pensa alla famiglia, chi paga le bollette, chi paga il mutuo e quindi è meglio troncare finché sono in salute e posso cercare nuovi obiettivi di lavoro, nuove opportunità. Ok, andiamo a vedere gli oracoli. Ok, allora, non mi ricordo più se era, mi sembra così. Carta numero 19, flessibilità, wow, che è esattamente in contrapposizione al diavolo che parla di rigidità, di cose che stringono. Sì, è un po' come se vi dicessero di aumentare, di lavorare sulla vostra flessibilità, perché chi è rigido conosce solo quella strada, invece chi è flessibile ha più probabilità, ha un potenziale maggiore di sopravvivere, come Darwin diceva che chi più si adatta all'evoluzione e più è facile che la specie continui. Quindi è molto importante essere flessibili e questo soprattutto perché qua avete un re di spade, che è colui che mette le regole, mette gli obiettivi, insomma è molto mentale, no? Wow! Carta numero 3, tra due mondi. E ragazzi, è un po' quello che vedo qua, è come se prima, diciamo nel primo mese, mese e mezzo, ci fosse come questo tentativo di arrivare comunque agli obiettivi, di osservare come posso fare per, c'è questa voglia, questa prova a concretizzare, ma è come se poi a un certo punto, quando le cose non si manifestano o non arrivano come voi le vorreste o ve le aspettate, decidete di cambiare mondo. Però è molto bello questa carta perché il mondo di prima, il mondo vecchio che si sta lasciando indietro alle spalle, lo fa vedere grigio, mentre quello nuovo è tutto bello colorato. Bellissime carte, ragazzi. Andiamo a vedere due koan. Non so perché ho detto due, di solito ne estraggo uno. Se cammini, cammina. Se sei seduto, siedi, ma non esitare. È un po' come se vi invitassero a non procrastinare, a non rimandare qualche tipo di scelta. Allora, quello che vi vuol dire questa carta è che non importa fondamentalmente se decidiate di camminare o di sedervi, cioè se decidiate di muovervi o di non fare niente, l'importante è che non esitiate nel prendere una decisione. Quindi il punto è sperimenta quello che vuoi, o da un lato o dall'altro,
parte che nessuno sa se un lato è più giusto dell'altro fino a quando non prova, fino a quando non si sperimenta, quindi bisogna toccare con mano. Però un po' il senso è: non importa quale sia la decisione che tu prendi, l'importante è che non perdi troppo tempo nel prendere questa decisione, nel cambiare. Bella carta anche questa. Andiamo a vedere una fatina, amici dei gemelli. Wow, trasformazione, che è uno dei significati della morte. E vi dice questa carta di abbracciare la trasformazione nella vostra vita che sta per accadere per il vostro più alto bene. E vi dice il meglio sta per arrivare. E che certe volte davvero non ci rendiamo conto che semplicemente smettendo di fare una determinata cosa, frequentare una palestra, un gruppo, una persona, automaticamente è come se la vita si aprisse a noi. E qui lo vedo con questo 7 di coppe, ragazzi. E l'altra fatina dice intenzioni pure. Questa fatina vi ricorda di manifestare cose che siano per il più alto bene di tutti, non solo per il vostro. Anche perché se si manifesta per un gruppo, per il più alto bene di tutti, è come se le cose fossero più accelerate, le risposte dell'universo fossero più accelerate. Questa è interessante, questa carta a me vengono in mente i legamenti, quando c'è qualcuno che cerca di afferrare a sé, di legare a sé una persona. In realtà se vi chiedete qual è la cosa migliore per il bene di tutti, non è necessariamente detto che quello che voi pensate essere bene per la coppia lo sia anche, cioè sia allo stesso punto di vista dell'altro. Quindi cercate sempre di mettere intenzioni pure e non egoistiche o egoiche in quello che cercate di manifestare. È il modo più veloce di manifestare, tra l'altro. Bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e se poi volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro, oppure potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi potete rendere conto dei temi che vado via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!